Buongiorno. Che do fastidio? Ok. Importante è che... Ho visto che mi guardavi come impaurito. No, no, e io mi sono impaurito che è venuto con sto coso. Ciao a tutti da Dronelander. Oggi altra recensione targata Tom Top. Questa volta mi ha mandato il JJRC JJ Pro X5 Epic. Sarà veramente epico? Vediamo subito nel dettaglio che drone è. Il JJ Pro X5 Epic con il marchio sopra la scocca JJ Pro si presenta con una forma abbastanza aggressiva. Niente male. Motori brushless, batteria da 1800 mAh, questa è una 2S. E cosa carina, fotocamera 1080 pixel, ammortizzata, con comando della lente da radiocomando, per cui potete abbassarla di 90 gradi direttamente dal radiocomando. Ma ora passiamo al radiocomando. Il radiocomando appena l'ho visto ho detto questi mi sa che hanno copiato qualcosa, e difatti per gli occhi più attenti questo qui è lo stesso comando che c'ha il Bugs 5W. Difatti poi leggendo le caratteristiche del drone mi sono reso conto che effettivamente il JJ Pro JRC X5 Epic è praticamente la copia del Bugs 5W che vedete che ho recensito poco fa, per cui lo trovate qui o nella descrizione, solo che cambia la scocca, per cui già che il Bugs era andato benissimo, questo presumo vada nella stessa maniera. Comunque andiamo a vedere nel dettaglio questo radiocomando. Accendiamolo un attimo. Qui c'è del display, cosa molto utile per chi vedrà l'ampiezza del segnale del radio, altezza e distanza dalla radio. Mod 2 sarebbe lo stick di sinistra con l'acceleratore. Poi ci avete qui, adesso non si vede, vediamo un attimino, eccolo qua, il numero dei satelliti che aggancia una volta acceso, cosa importantissima per la stabilità del drone. Poi avete la carica restante della trasmittente e della ricevente, per cui trasmittente è la radio e ricevente è il drone. In questo caso, come vedete, è a zero perché il drone è spento. Poi ci avete qui, come ho fatto vedere prima, il tasto per abilitare il GPS o disabilitarlo, per cui andare lo chiamano nella DJI e lo chiamano atti, per cui in alto hold però con un po' di vento si sposta. Qui avete invece lo switch per passare da modalità normale a headless mode, che vi ho spiegato diverse volte negli altri video. Qui avete il tasto di take off e atterraggio. Questo è il tasto di unlock dei motori che vi servirà anche per accoppiare il radiocomando al drone, poi vi farò vedere dopo. Il tasto di ritorno a casa, come il Bugs 5W, anche il JJ Pro X5 Epic ha 3 ritorni a casa. Questo comunque lo potrete approfondire direttamente dal manuale, che, aspettate, ve lo prendo. Manuale in ben 2 versioni, uno per i più esperti, per cui con le nozioni fondamentali, e uno per i principianti, dove vi spiega praticamente tutto, da come connettere la batteria fino a come accendere il drone, per cui non vi potete sbagliare. Tornando alla radio, qui avete anche il tasto per effettuare foto e scattare foto e effettuare video, e questa rotellina invece serve per abbassare o alzare la fotocamera, l'obiettivo della fotocamera del drone, che come vi dicevo prima si può abbassare fino a 90 gradi. E questo è il phone holder che può alloggiare fino a un bel tablet. Se non ci vedete col vostro smartphone ci mettete il tablet, però non entra più, comunque non ci frega niente. Cosa fondamentale, ragazzi, una cosa che tutti si chiedono, qui c'è gente che fa l'upgrade delle antenne, queste antenne sono finte. Questo qui c'ha un'antennina sua dentro, queste qui sono finte, se voi le rompete non succede nulla. Cosa importante che non dovete dimenticare assolutamente se pensate di acquistare questo drone o il Bugs 5W
è che la frequenza di trasmissione FPV è di 5 GHz, per cui utilizza il Wi-Fi 5 GHz. Se il vostro dispositivo portatile, smartphone o tablet, quello che volete, non supporta tale frequenza, non potrete vedere la telecamera e ovviamente non potrete neanche utilizzare le varie funzioni che ha l'applicazione, che sono veramente carine. Adesso le andiamo a vedere. L'applicazione che dovete scaricare, e trovate il QR code all'interno delle istruzioni, si chiama JJ Pro X5. La aprite, premete il tasto Go, vi dà delle istruzioni per i principianti, vi dice un po' che cosa sono i vari tasti, funzione, e poi entrate nell'applicazione vera e propria. Adesso il mio drone non è connesso, ma nel riquadro centrale, una volta connesso, vedrete le immagini della fotocamera. Comunque qui avete a sinistra il riquadro con la mappa, poi avete subito in alto avete il follow me, l'orbit e il ritorno a casa. Poi in alto a sinistra avete la cartella delle foto e video che lui salva su una SD, una micro SD che sta nella fotocamera, o in assenza le salva dentro il telefono. Poi avete la possibilità di fare di vederlo con gli occhiali, per cui in 3D mode. Poi avete la possibilità di ruotare lo schermo di 180 gradi. Questo occhietto è per togliere tutte quante le icone, per cui vedere solamente lo schermo. Il segnale del GPS, in questo caso c'è una X rossa perché il drone è spento. Qui avete varie funzioni che vi farò vedere successivamente. Comunque qui dentro troverete delle funzioni di sicurezza che vi potrete abilitare o disabilitare in base alle vostre preferenze, e riguardano l'avvio dei motori, se in caso di assenza GPS o altro lui non li avvia, per cui è una cosa di sicurezza in più. E in più avete la possibilità di selezionare massima distanza e massima altezza che questo drone può raggiungere. Massima altezza è 150 metri da software, ancora non è stata sbloccata, per cui attaccatevi. Qui avete Aircraft Not Connected, qui vi dà a vista, diventa verde quando la telecamera è connessa. Poi subito a destra avete la distanza da casa, cioè dal telefonino, l'altezza, avete l'intensità della batteria del drone, l'intensità batteria della radio, poi avete il segnale della radio e il segnale del wifi. Poi subito qui in basso a destra avete varie funzioni. Qui non le fa vedere, però qui avete la possibilità di tracciare un percorso automatico da fare effettuare al drone direttamente sulla mappa. Poi avete la possibilità di switchare da foto a video e poi il tasto rec. Ma adesso passiamo direttamente a fare una bella prova di volo. Essendo un drone semiprofessionale, la prima cosa che dovete fare è la calibrazione, per cui prima cosa da fare è mettete la batteria e la chiudete. Poi tenete premuto questo tasto rosso con lucchetto e accendete, in modo che lui entra in modalità ricezione. Lo lasciate un attimino per 8 secondi, ha fatto un altro beep, per cui vuol dire che si è abbinato al drone. Dopodiché qui abbiamo le mosche, vediamo un attimino, ci sono dei LED verdi accesi, che significa che dovete calibrare la bussola, per cui cominciate a fare questo che sto facendo io. Fate circa 3 giri. Vediamo un attimino, qui ancora gira, vediamo un attimino, facciamolo ancora. Poi testa in giù, quando i LED non lampeggiano più, lampeggiano tutti quanti insieme, testa in giù e continuate con questi giri. Dopodiché arrivano LED gialli dietro o verdi, a seconda del vostro grado di daltonia, e rossi. Lo mettete qua, il radiocomando è acceso, aspettiamo che agganci i satelliti, adesso sta ancora a 0, per cui aspettiamo un attimino che li aggancia. Nel frattempo colleghiamo il radiocomando, lo smartphone al phone holder, aspettiamo che prenda i satelliti e nel frattempo colleghiamo la wifi del drone al telefono, per cui vediamo, ecco, l'ha trovato.
Ok, ancora gira, aspettiamo un attimino che finisce. Fatto. Ora rientriamo nell'applicazione JJRC ed ecco le immagini del drone. Ora, se io adesso vi faccio vedere che carina la fotocamera, se io la abbasso, vedete? Aspetta, ma ve la metto qua meglio, va? Abbasso e alzo. Questo lo sto facendo direttamente da radiocomando. Per ora non mi ha trovato satelliti e la cosa mi sta veramente dando fastidio, per cui ecco qua, ha trovato ben 15 satelliti. Questa è l'applicazione. Adesso avviamo i motori, lui li avvia e potete farlo salire o tramite lo stick o tramite questo. Lui, sono avviati i motori, se non partite lui dopo un po' li dovrebbe spegnere. Ecco qua, per cui avviamo i motori, per cui avviamo innanzitutto. Prima vi faccio vedere quello che vi dicevo prima. No, che mi dice? Non sta volando. Questa funzione si abilita solo nel momento in cui volate. Allora, vediamo un attimino. Ok, avviamo la registrazione video. Sta facendo, sì. Vediamo intanto se me l'ha salvata, perché lui una volta che ha fatto, vediamo un attimino se la salva. Sì, l'ha salvata, per cui a questo punto torniamo indietro, avviamo i motori e decolliamo. Ragazzi, eccolo qua, c'è anche un pochino di vento. Giriamo un po' la telecamera. Eccolo qua, ragazzi, sta praticamente fermo. È chiaro, non è un DJI, però ragazzi, niente, assolutamente niente male. Ma adesso partiamo e andiamoci a fare un bel giretto. Allora, la registrazione video l'abbiamo fatta partire, vediamo un attimino. No, non l'abbiamo fatta partire, la facciamo partire ora. Ragazzi, veramente niente male. Come il Bugs 5W, anche il JJRC JJ Pro X5 Epic è un drone che non va assolutamente preso sotto gamba, perché per anche questo, con il coupon sconto che trovate in descrizione, anche questo con 123 euro mi pare, ve lo portate a casa con una batteria, e se volete delle batterie in più potete comprare quelle del Bugs 5. Ora facciamoci un po' di facciamoci un attimino inquadrare. Eccoci qua, mi vedi? Sì, facciamo un bel follow me. Ok, yes. Ok, si è settato, io sto qui, amico, gira diverso di me. Vabbè, io intanto scappo, vediamo che cosa fa. Per ora non mi sta seguendo, ma sta vedendo la fotocamera. Vediamo un attimino, mi sposto di più. Allora, qui mi dà un problema, mi dà aircraft not connected, per cui allora, togliamo un attimino questo, lo facciamo un attimino atterrare, facciamo un ritorno a casa, così, e vediamo che fa. Lui si alza a circa 15 metri, torna alla base,
ci spostiamo da qui. Scusate il sole, ma io non vi posso fare niente, io sto pure con la maglietta nera. Ecco là, si ferma un attimo, si setta bene e vediamo se atterra dove ho detto io. Beh, non sta atterrando proprio dove io ho detto io, però diciamo è atterrato a favore di telecamera e spegne i motori. Adesso cerchiamo di risolvere questo problema relativo al drone non connesso e ci rivediamo tra poco. Allora, problema risolto, riavviamo i motori. Prima però riapriamo l'applicazione, avviamo anche la registrazione, partito, via. Allora, riproviamo un attimo, facciamo intanto un bel orbit. Allora io mi metto qui al centro, vediamo se ci sono alberi, andiamo un po' più avanti. Qui che c'è? Signore, aspetta che atterro. Buongiorno. Che do fastidio? Ok. Importante è che... Ho visto che mi guardavi come impaurito. No, e io mi sono impaurito che è venuto con sto coso. Allora, facciamo un orbit. Vediamo se parte. Eccolo qua. C'è un simpatico signore che è venuto a raccogliere l'erba. Vediamo un po'. Lui gira. Abbassiamo un po' la fotocamera. Eccolo là. Mo raccoglie l'erba. Usciamo dall'orbit. Allontaniamoci dal signore prima che gli facciamo qualche danno. Poi proviamo un attimino sta funzione, questa qua, vediamo se si vede, questa della mappa. Proviamo a tracciare. Ok, submit, yes. No, a me mi dà sempre fail. Anche col Baxia 5 mi dava sempre fail, sicuramente sbaglio qualcosa io, quindi non ve lo faccio vedere, comunque dovrebbe funzionare senza problemi. Riproviamo il follow me, attivandolo da qui, vai. Qui si mette da tutta l'altra parte, vediamo un attimino che fa, se mi segue io mi sposto di qua. No, questo non ci pensa proprio a seguirmi, ma neanche minimamente. Vediamo un attimo, mi sposto qua. No, questo non mi segue, per cui togliamolo. Ragazzi, io non so che dirvi. Sicuramente sto drone, il mio, questo qua che ho io, c'ha problemi. Allora facciamo una prova, va. Visto che abbiamo ancora abbastanza batteria, ce ne andiamo giù lontano e vediamo come si comporta. Andiamo un po' più su. Adesso stiamo a 64 metri, 14 metri di altezza, possibile? Mazza, pensavo di più. Stiamo andando laggiù, stiamo a 133 metri, fermiamoci un attimo. 160 metri e ha perso la connessione wifi, vediamo se per caso la dovesse riprendere. No, non la vuole riprendere, però a questo punto, se voi avete paura di averlo perso, quello che dovete fare è premere il ritorno a casa, yes, e lui, vediamo se gli arriva. Intanto lo potete vedere da qui se per caso ritorna.
Da qui vedete la distanza sta a 159 metri, altezza 14. Vediamo se time out. No, c'è proprio problemi questo mio drone. Time out. Io glielo do qui dal radiocomando. Vediamo, Eccolo qua, dal radiocomando funziona, vedete? Sta tornando e lui, eccolo lì su, sta tornando e adesso si dovrebbe atterrare dove è atterrato prima, per cui da queste parti, vicino alla telecamera. Si mette qua sopra e scende, eccolo là. Distanza può arrivare? Lontano, sì. Ci sono arrivato a 700 metri. Via, giù. Ragazzi, per la prima volta c'ho un fan che sta guardando una mia recensione. Prima che mi casca sul telefono, vediamo se scende bene. No, spostiamolo un po'. Ok, sceso. Ok, è andato bene. Ragazzi, come mia consuetudine, al termine di ogni video vi parlo direttamente dalla telecamera del drone. Che dire, intanto si sta abbassando un po', c'ho il segnale di batteria scarica al 50%, per cui ci avete un altri 5 minuti da volare. Comunque lui atterra da solo. Che dire ragazzi, questo come il Baxi 5W è un drone veramente gagliardo, da prendere assolutamente in considerazione, visto il prezzo e viste le caratteristiche, perché vi ricordo c'ha motori brushless, c'ha il GPS, c'ha la bussola, wifi 5G e c'ha un radiocomando col display. Mi dispiace, ma questo mio in particolare c'ha dei problemi, però se volete vedere tutte le funzioni che potreste avere con 123 euro, vi ricordo che senza il coupon che trovate in descrizione, usate anche il mio link, fatemi la cortesia, lo pagate di più, lo pagate circa 150 euro. Potete vedere tutte le caratteristiche e tutte le funzioni complete, funzionanti, vedendo la mia recensione del Baxi 5W che vedete qui in alto. Ragazzi, a questo punto, prima che mi viene addosso e a terra, io vi saluto. Ciao a tutti da Dronelander e una cosa vi volevo dire. Avete visto che Gearbest è chiuso? Sì, perché praticamente non hanno una licenza per vendere sigarette elettroniche e altre cose relative al tabacco, per cui Italia l'ha censurata sul web. Dopo questa, ragazzi, vi saluto, alla prossima recensione, ci vediamo a tutti, ciao da Dronelander e mettete like e iscrivetevi al canale, perché altrimenti ste chicche ve le perdete. Il signore che raccoglie la cicoria non lo vedete da altre parti. Ciao a tutti da Piero.